Con un diametro di 44,25 mm e uno spessore superiore ai 16 mm, l'Omega Speedmaster Dark Side of the Moon non è un orologio piccolo, questo è indubbio. Però è un orologio stratosferico, l'abbiamo provato dalla Chiusone Luxury Watches di Bari e ve ne voglio parlare in questa nuova puntata tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. La ceramica non è naturalmente una novità in orologeria, lo era però nel 1986, quando fu introdotta per la prima volta, o almeno non ci sono notizie precedenti al 1986, da parte di Rado con il suo Rado Integral, un orologio che aveva sia la cassa sia il bracciale in ceramica ed era una vera rivoluzione. Negli ultimi 10 anni, come sappiamo, la ceramica ha preso piede nell'orologeria moderna prepotentemente, viene utilizzata per tanti elementi degli orologi, in particolare per le lunette, per esempio dei diver, dai più economici ai più costosi e blasonati, ma anche molto spesso per le casse e alcune volte anche per i bracciali. Chanel di sicuro ha fatto della ceramica il proprio cavallo di battaglia. Omega però, assieme ad altre maison, non è stata da meno perché ha più volte cercato di sperimentare la ceramica anche con ottimi risultati, come appunto nel caso del Dark Side of the Moon, uno Speedmaster Professional che richiama i colori tenebrosi e scuri della faccia nascosta della Luna, che non viene mai toccata dalla luce del Sole. Come abbiamo detto, Omega non è l'unica, mi viene da pensare nelle ultime novità che sono state presentate, per esempio al Black Bay di Tudor, un altro orologio che peraltro richiama molto i colori del Dark Side of the Moon di Omega, appunto con un contrasto sul nero che viene richiamato praticamente da tutti gli elementi dell'orologio. Il Dark Side of the Moon di Omega però è sul mercato da molti più anni e ha indubbiamente fatto breccia nel cuore degli appassionati perché indubbiamente è un orologio magnifico. È un orologio magnifico perché innanzitutto utilizza il contrasto della ceramica per tutti i suoi elementi che cercano di essere il più tenebrosi possibile, e questo naturalmente si riverbera tanto sulla cassa, sulle sue anse ad elica che sono sapientemente spazzolate e lucidate così come avviene normalmente per gli Omega Speedmaster, ma anche per la sua lunetta in ceramica e lo stesso quadrante che è realizzato da un unico blocco di ceramica assieme ai subcontatori. Un lavoro al solito magistrale da parte di Omega che naturalmente non è da meno in questo Dark Side of the Moon. Il vetro naturalmente è uno zaffiro bombato e l'orologio, un cronografo a doppio contatore certificato COSC e METAS, è animato dal calibro coassiale 9300, bellissimo da ammirare con il suo fondello trasparente in vetro zaffiro, ma anche, come ci ha abituati Omega, precisissimo e affidabile. Come abbiamo detto, l'orologio è grande, ha un diametro da 44,25 mm, uno spessore anche a causa del suo vetro in zaffiro bombato che supera di poco i 16 mm e al polso si fa notare, soprattutto su un polso esile come il mio che ormai avrete imparato a conoscere, da 16 cm e mezzo. Tuttavia ha un lag to lag contenuto grazie alle sue anse ad elica, così come ci ha abituati Omega, e il suo cinturino in alligatore con chiusura dépliant anch'essa in ceramica contribuisce a renderlo molto comodo sul polso. Eppure la ceramica è tanto bella quanto delicata, tant'è che non sono mancati degli episodi di rottura di alcuni elementi della cassa in ceramica, come per esempio anche un'intera ansa proprio di uno Speedmaster Dark Side of the Moon che credo abbia fatto tremare con dei brividi lungo la schiena il proprio possessore. È chiaro che se il danno non è accidentale, ma ritengo che non possa essere diversamente perché l'orologio in sé naturalmente è molto solido, è un intervento che passa in garanzia. Però c'è anche da dire che è molto più semplice che quell'orologio sia stato rotto per una sbadataggine del proprietario, perché, inutile dirlo, la ceramica è antigraffio, è molto resistente, ma ha anche dei punti di rottura che naturalmente non ha l'acciaio. Questo significa che toccata con precisione in determinati punti si spacca e ci si può fare poco. Personalmente non sono un amante degli orologi scuri, degli orologi neri, li trovo affascinanti ma non riuscirei ad utilizzarli, forse perché sono un po' troppo sportivi.
Però devo anche ammettere che questo Dark Side of the Moon mi stregò dalla prima volta che lo vidi. Aveva la minuteria, aveva degli elementi rossi all'interno del quadrante ed è davvero un orologio stratosferico, anche perché le lavorazioni di Omega naturalmente sono superiori a tantissimi altri orologi in ceramica che magari sono semplicemente tutti lucidi piuttosto che lavorati finemente come se si trattasse di acciaio. Certo è che la ceramica in ogni caso credo che sia l'unica, almeno secondo i miei gusti, alternativa all'acciaio trattato in PVD o in DLC. Questo perché non soltanto è un materiale pregiato rispetto a un acciaio semplicemente colorato, seppure con alta tecnologia, ma è anche un materiale diverso dall'acciaio, più leggero per esempio al polso e sicuramente più esotico per quello che poi è un orologio in ceramica, in questo caso questo Speedmaster, che naturalmente deve attrarre anche proprio per la sua particolarità e unicità. Insomma, non è un orologio che acquisterei, ma è un orologio che mi fa davvero emozionare. Non lo acquisterei perché è grande, perché è delicato, perché l'orologio colorato di nero non rientra nei miei gusti, però sinceramente potrei rimanere ore ad ammirarlo. Un orologio insomma nel pieno stile Omega, quello stile, quella ricercatezza di materiali e tecnologie alla quale la Maison ci ha abituati e che molto spesso viene apprezzata anche sopra Rolex naturalmente proprio per questa audacia nella ricerca. Fatemi sapere cosa pensate degli orologi in ceramica perché come sempre ne parliamo assieme nei commenti. Vi ringrazio per essere arrivati fin qui, noi ci vediamo in una prossima puntata qui su TOC. Ciao!